Buongiorno a tutti, bentrovati ad un nuovo appuntamento delle nostre colazioni al CUR. Oggi ci troviamo al Censer, nell'area Censer a Rovigo, nel complesso di archeologia industriale, nel quale è ospitato l'edificio in cui si svolgono le lezioni dell'Ateneo Padovano, denominato FUGO, gestite dal Consorzio Universitario. Io sono Sofia Nicoli, consigliere delegato all'orientamento per il Consorzio Università Rovigo, e oggi qui con noi c'è il dottor Francesco Scavino. Grazie. Ciao Francesco, ciao, ben trovato, perché siamo venuti a sbirciare i lavori di ultimazione dello studentato della residenza universitaria che ospiterà gli studenti a partire dal prossimo anno accademico. Vediamo, è l'edificio, si tratta proprio dell'edificio che è dietro a noi, uno studentato di cui oggi Francesco ci darà alcune informazioni ulteriori. Vediamo che sono proprio i nostri vicini di casa, quindi non potevamo resistere al desiderio di andare a conoscere un po' in anteprima tutti i servizi che lo studentato darà. Buongiorno. Francesco, vuoi dirci qualcosa di più? Buongiorno. Allora, la struttura è nuovissima, è appena stata ultimata, è una struttura di concezione avanzata, improntata da un lato al massimo risparmio energetico, è una struttura in classe A, e dall'altro alla massima autonomia, per consentire la massima autonomia agli ospiti. La struttura è organizzata in appartamenti che possono avere camere singole o camere doppie ed è in grado di ospitare fino a 100 ospiti, studenti o docenti, o a seconda delle esigenze che si paleseranno nel futuro. Ipotizziamo... Sono troppo curioso, andiamo a sbirciarlo un po' dall'interno. Vieni. Questo è proprio il cuore, sarà il cuore della residenza. È un edificio che si snoda con più corpi di fabbrica, giusto? Quindi racchiude poi all'interno un cortile a giardino. C'è questo spazio verde che presumo nelle giornate come quella di oggi sarà assolutamente fruibile da tutti gli ospiti, e la struttura, come vedete, è una struttura articolata in 3 sezioni più una che funge da raccordo. È una struttura a 2 piani, pensata anche molto ai fini della sicurezza, nel senso che tutti gli appartamenti hanno accessi diretti sull'esterno, non ci sono ascensori, non ci sono cose, e quindi diciamo è una struttura che è proprio pensata per essere al servizio della popolazione studentesca di Rovigo. Insomma, questa dove ci troviamo è una area esterna attrezzata, e per quella che è la mia esperienza... Voi vi occupate di parecchie residenze universitarie? Allora, io sono il coordinatore dei servizi presso le residenze universitarie del Consorzio Unison, che è un consorzio di cooperative sociali. Tra le altre attività gestiamo servizi che sono di housing sociale, e generalmente lo facciamo anche cercando di favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Adesso qui a Rovigo è un po' precoce capire come potremo fare, ma comunque le nostre finalità sono quelle. Abbiamo la prima esperienza in questo settore, risale al 2003. Abbiamo gestito residenze a Como, a Milano, stiamo gestendo residenze a Castellanza, a Varese, veniamo dalla Lombardia, per quello che siamo più cose.
E dal E momento nella che vostra esperienza delle residenze sociali, scusami, delle residenze sanitarie, cosa avete riscontrato? allora C'è abbiamo so che voi avete una filosofia nella nelle gestione. residenze universitarie, quello che noi abbiamo riscontrato è che quando ci sono i corretti presupposti, non è solo la struttura o non è solo il livello di servizio che rendono cosa, ma è anche la comunità degli stessi ospiti che si crea a determinare un plus valore Certo. rispetto a questo, perché è chiaro ed evidente che come succede in tanti casi, l'affitto di un appartamento privato rappresenta una soluzione, ma proprio il poter condividere esperienze in una comunità di ospiti omogenei, eccetera, crea veramente un qualche cosa di più. Certo. Io vedo da altre parti dove insomma ci sono percorsi all'interno di una residenza universitaria che durano anche 4 o 5 anni e che al momento in cui uno deve lasciare la residenza, francamente vedo tante facce tristi, eccetera. Certo. Insomma, evidentemente si sviluppa anche un senso di appartenenza al contesto, al gruppo sociale, insomma, e rimarrà un ricordo sicuramente per tutta la vita. Chiaro. Sicuramente questo edificio ha un senso collocato qui dov'è, perché tutta quest'area sta ospitando, come dicevo prima, la sede dei corsi dell'Ateneo Patavino gestiti dal CUR. Di fronte abbiamo un laboratorio, il TESI, un laboratorio in cui si studiano nanotecnologie, un altro laboratorio di ricerca, il Fab Lab. Quindi, e poi un incubatore T2I, una serie di realtà e molte altre che stanno configurando tutto quest'area, questo spazio come un campus molto fervido. Bene, diciamo una cosa, questa residenza sarà a servizio sia degli studenti che studiano al CUR, ma anche per altri studenti, vero? Sì, abbiamo pensato che, diciamo, in generale tutta la popolazione studentesca che gravita su Rovigo può trovare qui un punto di appoggio. Certo, ovviamente limitatamente alla capienza, però insomma i dati delle residenze universitarie in Italia ci dicono che l'offerta di posti alloggio è ancora ampiamente inferiore alla domanda. È una domanda che trova molta parte delle risposte nel settore privato, ma appunto con tipologie di struttura e con tipologie di servizi che non sono dedicati, insomma, ed anche a costi importanti. Noi stiamo facendo dei ragionamenti per cui a breve concluderemo e avremo anche tutta, diciamo, la politica, svilupperemo tutta la politica tariffaria in funzione di cercare di offrire il miglior rapporto costi-benefici rispetto a questa sistemazione. Andiamo a vedere un po' più dall'interno. Ricordiamo una cosa, vero Francesco? Questo edificio da chi è stato realizzato e da chi è stato voluto innanzitutto? Allora, questo edificio è stato voluto, insomma, dagli enti del territorio, con particolare riguardo poi alla Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, la fondazione, e è stato, diciamo, realizzato a cura del Fondo Veneto Casa, che è gestito dalla società Investire SGR, che è la società che ci ha coinvolto fin dalle fasi di progettazione, ed è per questo che ci troviamo qui. Adesso siamo in una fase
in cui stiamo iniziando l'allestimento. Vedo qui che avete iniziato a portare proprio i materassi, siamo alle ultimissime fasi, Sì, vero? non siamo alle ultimissime fasi perché abbiamo ancora procedure burocratiche di autorizzazione al funzionamento, anche se diamo per scontato che voglio dire che si concluderanno positivamente, certo. e poi dobbiamo appunto cominciare l'allestimento. Insomma, è un'operazione che porterà via ancora un po' di tempo, ma ovviamente saremo pronti per la nuova stagione accademica. Per settembre contiamo di essere pienamente operativi e di accogliere i primi ospiti. Certo. Qui siamo vicini, anche vicinissimi alla pista ciclabile che porta in centro a Rovigo. Questa è proprio la pista ciclabile che arriva dalla stazione, giusto? Che taglia, passa per tutto il centro cittadino, passa per la stazione e arriva fino a qui, quindi c'è proprio l'amministrazione sta valutando di aprire proprio l'accesso diretto. E questo sarà l'accesso della nostra residenza, giusto? I portabiciclette sono da questa parte, la stazione dei treni dista 5 minuti, il centro cittadino una decina di minuti in bicicletta, entriamo dentro. Quindi questa sarà l'ingresso, sarà la hall, sì, sarà la hall, attrezzata con un piccolo soggiorno, ci saranno gli immancabili distributori automatici, qualcosa. Poi la struttura... Un'aula studio da quella parte, ci sarà un'aula studio, una lavanderia che sarà al servizio degli ospiti per i loro effetti personali. Certo. Ovviamente noi forniremo anche invece biancheria da letto, da bagno verrà fornita, ricompresa nella tariffa. Adesso siamo in piena fase di allestimento, per cui ma presumo che il completamento, però sì. A settembre saremo ipotizzate di riuscire ad essere operativi. Abbiamo ricevuto già alcune richieste. In questo momento sono arrivate delle mail di potenziali ospiti, abbiamo semplicemente in questo momento dato delle risposte interlocutorie, nel senso di aver avvisato che per fine mese pubblicheremo tariffe, istruzioni per le prenotazioni su un sito dedicato. Il vostro sito, ci ricordi? Allora, adesso non è ancora attivo, ma lo sarà appunto a fine mese. Daremo comunicazione a tutti coloro che ci hanno scritto. Per il momento abbiamo attivo un indirizzo mail che ricordo è ru.rovigo, RU come residenza universitaria, @consorziounison.it. E a questo indirizzo ci stanno già pervenendo delle richieste di potenziali ospiti che contiamo al più presto di evadere positivamente. Vediamo una stanza. Sì, qui. Scusa, più che una stanza veramente è proprio un appartamento, con tutti gli appartamenti sono dotati di cucina, giusto? E di saletta pranzo e una o due camere da letto? Sì, allora gli appartamenti sono diciamo fondamentalmente di due tipologie, o possono avere o 2 camere doppie o 3 camere singole. Comunque sono tutti dotati, oltre che dei servizi, di un'area comune con un angolo cottura attrezzato. Una cosa importante, oggi nelle residenze universitarie, che è la prima cosa che i ragazzi chiedono, è la connessione internet. Qui c'è la fibra che è distribuita in tutti gli appartamenti. Adesso stiamo aspettando appunto anche le indicazioni dal provider di servizi, ma insomma anche questo rappresenta un servizio di una qualità decisamente importante, insomma.
Certo. Certo. Mentre invece la gestione degli ingressi, gli accessi, uscite, entrate. Allora, gli ospiti, come dicevo all'inizio, hanno la massima autonomia, nel senso che gli appartamenti sono indipendenti, tutti avranno la loro card per poter accedere all'appartamento, eccetera, e lo possono fare senza limitazioni di orario. Certo. Ovviamente ci sarà una guardiania. Nel rispetto della cosa. La struttura non sarà presidiata 24 ore su 24, ma ci sarà un servizio di referibilità immediato che abbiamo già pensato ed organizzato. Abbiamo già trovato i nostri referenti in loco, siamo assolutamente contenti e soddisfatti, e quindi io sono convinto che la struttura andrà a regime rapidamente. Certo. Penso con soddisfazione non solo nostra, non solo di chi ha promosso la struttura, ma anche degli ospiti. Immagino, sono d'accordo con te senz'altro. Quindi abbiamo detto che per riassumere un po' tutti i dati importanti, intanto in questa residenza complessivamente potranno essere ospitati un centinaio di studenti. Un centinaio di studenti che suddivisi possono in 30 appartamenti. Perfetto. Studenti che possono essere studenti che orbitano intorno al CUR o anche nelle altre iscritti ad altri istituti. Certo. Siamo a Rovigo alle porte del centro storico, quindi con una raggiungibilità di centro storico e stazione nell'ordine dei 5-10 minuti massimo di bicicletta. Che altro possiamo dire? L'edificio è più che notevole, per cui... Sì, l'edificio è sicuramente all'avanguardia sia come concezione strutturale sia per la fruibilità. Certo, insomma, è stato pensato in una maniera... È una tendenza, tra l'altro, degli ultimi tempi, che proprio per le residenze destinate ad ospitare gli studenti, quella di organizzare in nuclei autonomi, quindi in appartamenti, rispetto a strutture più anziane che avevano proprio una concezione più di tipo alberghiero. Certo. Devo dire che gli spazi sono stati ben sfruttati, ben progettati. Ovviamente stiamo parlando di una residenza per studenti e quindi non ci sono le suite, non ci sono le cose, però insomma, gli studenti sapranno decorare al meglio tutte le loro stanze, siamo sicuri. Sì. E per cui, per quanto riguarda le tariffe, rimandiamo a breve. Sì, al le tariffe vostro saranno sito che sarà pubblicate pronto a breve. Daremo pubblicità sia al sito sia di nuovo all'indirizzo, perché le nostre modalità prevedono comunque sempre comunicazioni, richieste, prenotazioni, eccetera, sempre via mail. Certo. Perché ci consentono la tracciabilità. Chiaro. Quindi Chiaro. sarà così. A brevissimo saremo operativi. Francesco, ricordiamo ancora la mail un'altra volta per chi dovesse avere bisogno di informazioni e chiarimenti. Certo, è ru.rovigo@consorzio unison con la n finale.it. Grazie. Grazie a tutti, alla settimana prossima con il nostro nuovo appuntamento della colazione al CUR.